Ciao a tutti amici di Vanilla. La civiltà etrusca è la civiltà italica pre-romana più famosa e allo stesso tempo la più misteriosa che precede il periodo dell'egemonia di Roma. Nel tempo sempre più archeologi si sono dati da fare per scoprire usi e costumi di questa popolazione, lontani geograficamente dai greci, eppure abbastanza vicini da influenzarsi a vicenda. Per studiare la pittura antica è di importanza fondamentale analizzare le tombe, che ci restituiscono una certa varietà di esempi per la pittura etrusca, mentre per la pittura greca l'unico esempio rimasto di epoca classica è la tomba del Tuffatore, a Paestum, probabilmente di scarso valore artistico se vogliamo dirla tutta, mentre di epoca ellenistica conosciamo le tombe del tumulo reale a Vergina in Grecia, dove si trova la tomba di Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno, nella quale troviamo affreschi più complessi e di alta qualità. Nel 1960 l'archeologo Carlo Maurilio Lerici portò alla luce alcune tombe etrusche, quasi perfettamente conservate, nella necropoli di Monterozzi, oggi sito UNESCO, nei pressi di Tarquinia. Queste camere funerarie sono riccamente decorate e vengono identificate proprio grazie agli affreschi che le decorano. Tomba della caccia e della pesca, tomba dei leopardi, tomba delle leonesse, tomba dei caronti, tomba del triclinio. La più piccante fra queste è sicuramente la tomba della fustigazione. Ma come mai un nome tanto particolare? La tomba fu realizzata intorno al 490 a.C., praticamente coeva alla tomba del Tuffatore di Paestum. È composta da una sola camera che presenta una singola entrata. Una volta all'interno si notano sulle pareti 3 false porte, una per ogni lato, a simboleggiare il passaggio all'aldilà. Attorno alle porte sono raffigurati musicisti, i danzatori, partecipanti ai rituali Komos e un lottatore nudo. Tutto questo porta a un'atmosfera molto simile a quella dei baccanali in antichità praticati un po' ovunque. In questo caso probabilmente una festa dedicata a Dioniso. Sulla parete destra, ai lati della falsa porta, sono dipinte 2 scene erotiche. I protagonisti di entrambi gli affreschi sono 2 uomini e una donna. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi a Vanilla Magazine, basta un click, è proprio qui sotto. A voi non costa nulla, ma per noi fa tutta la differenza del mondo. Grazie mille. Mentre in quello di sinistra vediamo i 2 uomini in intimità con la donna che è in piedi tra di loro, senza poter intuire che cosa accada fra i 3, in quello di destra la scena è molto diversa, con i 2 uomini in piedi e la donna fra di loro, la quale afferra i fianchi dell'uomo con la barba di fronte a lei, probabilmente intenta a praticare una fellazio, mentre il secondo uomo, senza barba, la tiene per le natiche, che percuote con un bastone o qualcosa di simile. Questo è l'affresco che dà il nome alla tomba. Fra le tante cose che stupiscono c'è la totale mancanza di dolore o sofferenza, anzi, quello che traspare sono la complicità e il piacere tra i partecipanti. Purtroppo i visitatori nel corso degli anni hanno toccato il disegno e questo si è drammaticamente scurito, segno dei tempi moderni in una tomba plurimillenaria. Nonostante l'usura, l'affresco non perde la sua verve, se così possiamo definirla, e ci mostra quanto la sessualità fosse più libera e disinibita tra i nostri antenati di 2500 anni fa. Non avevano nessun tipo di tabù imposto dalle civiltà o dalle religioni successive. A livello di analisi dell'opera si può parlare di una pittura abbastanza semplice, con campiture piatte di colore, contorni ben definiti in nero e una tecnica che è simile a quella della celebre tomba del Tuffatore di Paestum. Proprio la similitudine con la tomba del Tuffatore fa ipotizzare che la mano che abbia dipinto la tomba sia di un pittore di scuola greca, che ha riempito le pareti della camera con scene erotiche. Chiedendoci perché troviamo una simile scena in una tomba, possiamo ipotizzare che la fustigazione avesse una natura rituale e scene erotiche come queste potessero avere uno scopo apotropaico per tenere i demoni lontani dalla tomba. Era anche un'affermazione della vita a dispetto della morte, un contrasto tra il contenuto della tomba, quindi le spoglie del notabile sepolto, e le scene dipinte, che invece erano allegre e festanti. Si può notare come l'uomo che riceve la fellazio dalla donna sia quello con la barba, quindi l'adulto fra i 2, mentre lo sbarbato a sinistra è certamente il giovane. In antichità tutto era simbolico. Chissà cosa avranno voluto dire gli Etruschi con questa disposizione. Il giovane era il favorito dell'adulto, come accadeva nell'antica Grecia? E chi era la donna fra i 2? Una cortigiana, una prostituta, oppure la moglie di uno dei 2? Queste sono comunque ipotesi che ovviamente
non troveranno mai una conferma o una smentita. Le scene della tomba della fustigazione rappresentano un esempio singolarissimo di raffigurazione sessuale etrusco. L'altro è la tomba dei tori, che è un disegno più tradizionale se vogliamo, mentre di scene erotiche simili è piena l'arte vascolare greca, che conosciamo grazie al grande numero di reperti che ci sono pervenuti. La tomba è sicuramente etrusca, mentre lo stile degli affreschi è simile a quello greco orientale. Che la mano di chi dipinse questi affreschi fosse di un magno greco? Lo stile è certamente di origine greca, ma oggi nessuno può dire se il pittore fosse in effetti greco o etrusco. Questa, come la tomba dei tori, il tumulo reale di Vergina e chissà quante altre, mi vengono in mente la tomba Tolos di Micene oppure le piramidi d'Egitto, sono esempi di antichissime sepolture del passato, sepolture che nascondono i loro segreti fra le pieghe del tempo. Ma queste sono tante altre storie. Prima di chiudere, se anche voi volete viaggiare a razzo su internet con la fibra fino a 1 gigabit al secondo, cliccate sul link in descrizione e attivate il profilo con Spadhausen. Verranno a mettervi la fibra gratis in casa e vi regaleranno un mese omaggio, ma solo con il codice sconto Vanilla.